L'opportunità spesso si presenta camuffata in forma di sfortuna o di sconfitta temporanea. Napoleon Hill. La bellezza del lavorare l'argilla è che non esiste il fallimento, ma la trasformazione. Hai in mente di realizzare un vaso, ma l'argilla collassa o si crepa. Forse non stai riuscendo a realizzare il tuo oggetto perché quel pezzo d'argilla è destinato ad altro? O forse sono le tue mani a suggerire un'altra via? Non c'è fretta nel contatto con la terra e non ci sono errori. Non forzare le cose, non ti scoraggiare. Stai sul presente, su ciò che ora è davanti a te, sul banco da lavoro. Non dire mai che stai sbagliando, perché non è così. Stai trovando la tua strada e a volte può servire un cambio di percorso, come nella vita d'altra parte. Siamo Valentina Del Bufalo e Andrea Talarico e nel 2017 l'acquisto di un garage ad Ortigia ci ha permesso di scoprire il mondo della lavorazione dell'argilla. Questo è Noi due e l'argilla, felicemente imperfetti, un podcast in cui raccontiamo come l'arte di lavorare questa terra ci abbia avvolti in un'energia nuova che ha cambiato il nostro modo di vivere, portandoci a rendere quest'arte una passione, un lavoro e uno stile di vita. Lavorare l'argilla mi ha insegnato che non è possibile avere sempre il controllo su tutto. Questo non significa dover rinunciare ai tuoi obiettivi. Forse quell'ostacolo può servirti. Con una materia così malleabile, nulla vieta di cambiare tecnica se quella che abbiamo adottato non sta funzionando. E anche la vita, in fondo, è malleabile. La vita e le sue cose accadono, ma tu puoi decidere come starci dentro. E forse saranno i tuoi desideri a trasformarsi e portarti altrove. Giugno 2019, Ortigia. Il negozio è avviato, le ceramiche vanno a ruba. Happily Imperfect diventa un mantra. Lo spieghiamo ai nostri clienti, raccontiamo la nostra storia e auguriamo a tutti che quel piatto, vaso o tazzina che sia, porti allegria e ricordi felici nella loro vita. In un mese e mezzo il negozio è svuotato. Andrea ed io ci siamo ritrovati a gestire un'attività che andava sorprendentemente bene, senza alcuna esperienza alle spalle. Ci prendevamo cura dell'attività con lo stesso entusiasmo che mettevamo quando iniziavamo a lavorare con un pezzo di argilla, senza essere sicuri del risultato e con le inevitabili preoccupazioni che ciò comportava. Ma la bellezza era anche lasciarsi trasportare, unire i tasselli a modo nostro. Non eravamo commercianti, non eravamo artigiani e l'attività non poteva che crescere felice e imperfetta come noi. Abbiamo acquistato un forno da tenere a Roma, in casa. Abbiamo preso un piccolissimo locale sul mare ad Ortigia, un piccolo corridoio di 19 metri quadri in cui abbiamo installato un altro forno e creato il nostro laboratorio. La botteguccia, lo chiamiamo così. Di certo non potevamo far tutto noi. Chi segue il negozio se siamo a Roma? Chi serve i clienti se siamo in laboratorio? Ci serviva qualcuno che si occupasse della vendita, ma non poteva essere una persona qualunque. Insieme alle ceramiche vogliamo che i nostri clienti portino a casa un po' di leggerezza, un sorriso, un ricordo gioioso e un invito ad accogliere la vita con fantasia. L'obiettivo non è vendere il più possibile. Quando qualcuno entra nei nostri negozi, lo accompagniamo attraverso le nostre ceramiche. Spieghiamo loro il significato di Happily Imperfect, la storia degli oggetti esposti e come li abbiamo realizzati. Ci serviva qualcuno con il nostro stesso approccio alla vita e con la nostra empatia. Dopo aver capito questo, abbiamo trovato la persona giusta, in grado di gestire il negozio mantenendo i nostri valori. Come si attacca un manico ad una tazzina? Ti abbiamo raccontato le tecniche per costruire gli oggetti, ma non come si tengono insieme tutti i pezzi. Oggi ti parliamo della barbottina.
Questo nome un po' buffo deriva dal francese barboter, che significa mescolare, agitare. Infatti la barbottina non è altro che la stessa argilla mescolata con un po' d'acqua. Questa miscela diventa un potente strumento per unire le varie parti di un oggetto. Ecco un esempio. Stiamo costruendo una tazza ed è arrivato il momento di attaccare il manico. Prendiamo uno scalpellino e facciamo tanti piccoli taglietti nel punto della tazza in cui vogliamo mettere il manico e nella parte del manico da attaccare. Applichiamo ben bene la barbottina con un pennellino e attacchiamo il manico al resto della tazza. Utilizziamo anche le dita, rendendoli un pezzo unico. Se il nostro manico o la decorazione sporgono un pochino rispetto alla tazza, facciamo in modo di farli attaccare bene nel punto in cui si congiungono, così non rischieranno di spaccarsi quando l'argilla si asciugherà. A volte capita proprio in questa fase che la nostra creazione trovi la sua strada. Non siamo sicuri del risultato, ma poi attacchiamo un manico e tutto prende senso. La barbottina non è altro che argilla e acqua. L'argilla che incolla se stessa, che ha in sé tutte le risorse. Questo processo mi ha sempre affascinata, la terra che torna a se stessa. E mentre le mani compiono questi passaggi, l'argilla può dirci tanto di noi. Pensaci, in fondo non siamo poi così diversi. Anche noi abbiamo in noi stessi tutte le risorse. Dobbiamo solo imparare a riconoscerle. E quindi mi ha risposto così il mio migliore amico medico quando gli ho comunicato di avere il Parkinson. Forse potrà sembrarti una risposta un po' strana, perfino insensibile, ma esiste altra risposta? Dopo la diagnosi, nel 2015, mi sono iscritto a diversi gruppi di ascolto sui social e forum. Ho contattato altri pazienti per cercare un confronto, ma ho trovato solo tanta negatività. Forse l'errore che commettiamo più spesso è di pensare di non avere controllo sulla malattia. Questo ci porta ad affliggerci, a non reagire. Ma se smetti di reagire, è finita. È normale avere paura, anche io ho paura. Ho paura quando vedo le mie mani tremare o se penso che non so per quanto tempo ancora la cura farà effetto. Ma ho alternative? Mi sono presto allontanato da quelle situazioni che mi trasmettevano negatività. Non volevo diventare la mia malattia. Non volevo passare mesi a piangermi addosso, trascinando tutta la mia famiglia nella tristezza. E attraverso il Parkinson ho capito che non c'è risposta migliore alla vita di quel "e quindi?" che mi disse il mio amico. Quando attraversiamo momenti difficili, di grande sofferenza, possiamo trovare risposte solo dentro di noi. A volte basta fermarsi, ritrovare un po' di razionalità e accettare che non c'è alternativa. E quando si capisce questo, la soluzione è semplice: o reagisci o è finita. Come l'argilla abbiamo dentro di noi tutte le risorse. Continuiamo a vivere, facciamola anche più intensamente, facciamo tutto ciò che ci piace. Odio quando sento dire frasi come "quando sarò in pensione poi farò". No, fai ora, vivi ora. La vita è adesso. Non c'è tempo per piangere, disperarsi. La situazione non cambierà e tu avrai solo sofferto di più. Per quanto cruda, la realtà è questa. E questo approccio mi permette di vivere con leggerezza anche le situazioni più difficili. Non significa accettare passivamente, ma reagire e fare ciò che è in mio potere. Uno dei problemi principali di chi soffre di Parkinson è la postura, la tendenza di incurvarsi e stare con il collo in avanti. Un giorno Vale è tornato a casa da una lezione di yoga e mi ha mostrato entusiasta un esercizio che aveva svolto. Mi sono steso a terra per provare e non riuscivo ad appoggiare la testa al pavimento. Ero come completamente bloccato, rigido. Mi sono detto: devo fare qualcosa. Ho capito che gli sport che mi piacevano, come il calcetto con gli amici, non andavano più bene. Il freddo mi irrigideva troppo. Cosa potevo fare? Nulla. Rinunciare, con serenità, seguire il corso della vita e scoprire altro.
E questo mi ha permesso di concentrarmi sullo yoga, sullo stretching e costruirmi allenamenti che da allora faccio tutti i giorni per almeno 25 minuti. Il problema del Parkinson è la rigidità? Io faccio di tutto per combatterla. Non serve disperarsi, basta trovare in noi stessi ciò che ci fa stare bene. A volte per scoprire le nostre risorse interiori basta mettere in pausa tutto il resto e concentrarci su noi stessi, entrare in uno stato meditativo. Lavorare l'argilla spesso permette esattamente questo. Durante i nostri workshop incontriamo persone che dopo aver partecipato al primo incontro decidono di tornare, perché, ci dicono, era da tanto che non riuscivo a mettere in pausa i miei pensieri. Non posso tornare indietro, però la bravura deve essere quella, riuscire a trasformare l'errore in un'opportunità. Essere bravi a sbagliare. Queste parole le ha dette Iago, famoso scultore italiano, in un'intervista di Fanpage. E questo vale anche per la ceramica e in generale per la vita. Ai nostri workshop, quello che vogliamo trasmettere attraverso la ceramica va oltre la tecnica, la lavorazione. Ai nostri allievi ripetiamo sempre di non cercare il confronto con gli altri, di non vivere in maniera negativa le difficoltà, ma di capire dove ci portano e cosa possiamo creare a partire proprio da lì. Mi ricordo di un ragazzo molto giovane che aveva avuto un periodo complicato e che è capitato a un nostro corso. Stava soffrendo di una grave depressione e lo si vedeva anche dal suo sguardo spento. Alla fine, dopo appena un'ora di lavoro, ho visto nei suoi occhi una scintilla diversa. E forse è proprio quella scintilla che lo ha spinto a continuare a imparare da noi. L'argilla incolla l'argilla. Così come noi possiamo ricostruire noi stessi o aiutare qualcun altro a stare meglio. Noi siamo Valentina Del Bufalo e Andrea Talarico e questo era Noi due e l'argilla, felicemente imperfetti. Se questo episodio ti è piaciuto, continua a seguirci sulla tua app di ascolto preferita. E se ti va di dare una sbirciatina alle nostre creazioni, seguici sul profilo Instagram Tazzamore. I prossimi episodi di Noi due e l'argilla saranno disponibili da lunedì 1 settembre su tutte le piattaforme di ascolto. Segui il podcast e clicca sulla campanella per non perderteli.